Smettete di versare concime a caso sperando in un miracolo. La verità che nessuno vi dice è questa. La vostra tattica di fertilizzazione dipende al 100% da come avete preparato il vostro terriccio. Sbagliare questo passaggio significa buttare soldi, inquinare e nel peggiore dei casi bruciare le radici dei vostri amati peperoncini. Oggi vi svelo la strategia perfetta. Prima di aprire il flacone, guarda che cosa c'è nel vaso. La fertilizzazione non è aggiungere cibo, è gestire una riserva. Vediamo i 3 tipici scenari. Scenario A: terriccio economico e universale. Praticamente è un serbatoio quasi vuoto. Dopo 2 o 3 settimane la pianta avrà già fame. Qui devi intervenire subito con una linea completa: crescita più fioritura. Scenario B: terriccio professionale già pronto. Solitamente ha una carica di 4-6 settimane. Se fertilizzi prima, la mandi in overdose. Devi aspettare che la pianta consuma le scorte. Scenario C: il terriccio autoprodotto. Se avete seguito il mio video sul terriccio perfetto, e qui ve lo lascio, avete creato una power bank biologica. Avete già inserito fertilizzanti solidi e amendanti organici. Qui la regola cambia, non dovete nutrire la pianta, dovete solo mantenere attivo il sistema. Prima di comprare qualsiasi cosa dobbiamo assolutamente capire che cosa stiamo dando da mangiare alle nostre piante. Immagina la differenza tra un pasto completo cucinato a casa nostra e un integratore sintetico. L'organico è il cibo vero. Deriva da fonti naturali come stallatico, alghe, borlanda, eccetera. Non nutre direttamente la pianta, ma nutre il terreno. I microbi del suolo devono smontare queste molecole per renderle digeribili alla pianta. È una scelta ecologica che migliora il sapore e rende la pianta resiliente. È un sistema che richiede pazienza. Se la tua pianta ha una carenza oggi, con l'organico vedrai l'effetto tra una settimana. Il minerale invece è l'integratore intravenoso. Sono sali prodotti in laboratorio puri al 100%. Il vantaggio è che la pianta li assorbe istantaneamente. Se vuoi correggere una carenza immediatamente, il minerale è imbattibile. Ma attenzione, un errore nel dosaggio e bruci le radici in poche ore. E qui è dove cascano molti coltivatori, perché la forma fisica cambia tutto. E c'è un fattore sostenibilità che al giorno d'oggi non possiamo più ignorare. Vediamo l'impatto ambientale di quello che state per versare nei vostri vasi. I fertilizzanti liquidi sono i più amati perché sono pronti da diluire nell'acqua. Ma trasportare questi flacconi di fertilizzanti significa spostare l'80% di acqua di cui sono composti. Questo significa più camion, più plastica e più emissioni di CO2. Dunque, minerale liquido è il peggiore per l'ambiente. Deriva dal petrolio, consuma un'enormità di energia per essere prodotto e se scorre via dal vaso perché ne mettete troppo, finirà nelle falde acquifere inquinandole. Organico liquido, per esempio BioGrow. Molto meglio per il suolo perché ricicla scarti naturali, ma rimane il problema del trasporto dell'acqua, di questi 80% di cui sono composti, e del consumo di plastica. I solidi idrosolubili, minerali in polvere. La scelta dei professionisti del risparmio. Sono i più green nel trasporto perché sono sali puri al 100%, praticamente zero acqua sprecata per il trasporto. Ma attenzione perché essendo minerali sintetici hanno un impatto notevole durante la produzione e a lungo andare possono uccidere la vita nel terreno se non utilizzate anche dei biostimolanti. Ma occhio al dosaggio, vanno sciolti perfettamente e precisamente, altrimenti bruciate le radici. E infine i solidi granulari a lento rilascio. Li metti una volta e rilasciano i nutrienti per mesi. Minerale granulare. Spesso i pallini colorati sono ricoperti da microplastiche per poter controllare il rilascio. Comodi, certo, ma lasciano residui chimici nel terreno. E infine abbiamo l'organico granulare, humus, stallatico, guano. Il campione assoluto. La scelta più ecologica, zero acqua trasportata,
plastica ridotta al minimo e invece di inquinare state sequestrando carbonio nel suolo e nutrendo i microbi. Se volete essere dei veri Pepper Pro sostenibili, questa è la vostra base. Esiste una tassa sul peperoncino. Molte aziende imballano lo stesso prodotto in diversi flacconi. Uno per pomodori, l'altro per le fragole, l'altro ancora per peperoncini e così via. Ma se giri la bottiglia e leggi l'etichetta NPK, che non è nient'altro che azoto, fosforo e potassio, i macroelementi, ciò che la pianta mangia principalmente, spesso scopri che sono identici. Ricordatevi che i peperoncini, così come qualsiasi altro ortaggio, non leggono l'etichetta, leggono le molecole. Non gli importa se sulla confezione c'è un Carolina Reaper in fiamme o una margherita. Se la purezza dei sali è la stessa, l'effetto sarà identico. Spesso, ma non sempre, il fertilizzante per pomodori da 6 euro che trovate al supermercato è qualitativamente superiore a quello da 20 euro specifico per i peperoncini. Sì, proprio quello che promette di aumentare la piccantezza. Imparate a leggere l'etichetta e smettetela di pagare il grafico che ha creato la confezione. Girate il flacone e cercate la tabella con i componenti. Ecco cosa dovete guardare. NPK sono sempre in quest'ordine. N è azoto, P è fosforo e K è potassio. L'azoto serve principalmente per creare i rami, le foglie. Il fosforo è fondamentale per le radici e i fiori. Senza di lui la pianta non avrà l'energia per produrre. E il potassio indurisce i tessuti, renderà i peperoncini pesanti e ne esalterà gli aromi. Non basta sapere quanto azoto c'è, ma bisogna sapere da dove arriva. Se leggi azoto ureico, è chimico, economico e per niente ecologico. Se invece leggi Borlanda, sangue secco o estratti di alghe, è organico, nobile, nutre il terreno ed è ecologico. Ricordatevi, più la lista delle componenti organiche è lunga e varia, più il fertilizzante è di qualità. Cercate le sigle EDTA o EDDHA, vicino a ferro Fe, zinco Zn o manganese Mn. I chelati sono come delle capsule spaziali che proteggono i nutrienti, impediscono che si blocchino nel terreno a causa del calcare, permettendo così alla pianta di assorbirli sempre. Se non sono chelati, metà del prodotto che versi nel vaso andrà sprecato. E cerca sempre la scritta a basso contenuto di cloro. I peperoncini odiano il cloro e spesso viene utilizzato nei concimi economici. Un concime di qualità dichiara sempre di esserne quasi privo. Adesso parliamo delle 3 possibili strade da prendere, più una ibrida che è quella che adotto io. La via del risparmio, poca spesa, tanta resa e 0 sbatti. Se hai poche piante e vuoi spendere il minimo possibile, la tua strategia al supermercato o al garden è sdoppiata. La regola è prima la struttura e poi i frutti. Fase 1. La crescita. Cerca un concime universale o per piante verdi che abbia un valore di azoto elevato. Serve appunto a costruire il fusto e le foglie. Fase 2. Fioritura e frutti. Quando vedrai spuntare i primi boccioli, passa al concime per pomodori. Qui l'azoto deve scendere, ma deve aumentare il fosforo e il potassio. E se utilizzi quello dei pomodori avrà anche molto calcio. Il fosforo, tra le altre cose, serve anche ad evitare che caschino i fiori. Il potassio serve a dare energia ai frutti e il calcio eviterà il marciume sul peperoncino. È la soluzione più economica. Usi 2 bottiglie da 5 euro e hai coperto tutto il ciclo. Vuoi risultati professionali ma vuoi anche la praticità? Scegli prodotti da grow shop, come per esempio BioBeats o Plagron, eccetera. Loro hanno già risolto il problema per te creando 2 flacconi, uno Grow e uno Bloom. Sono nutrienti chelati, protetti dalla famosa capsula, che li rende perfettamente assorbibili anche se il pH del tuo terriccio non è perfetto.
Segui la loro tabella settimanale e otterrai sicuramente risultati. E infine la via del professionista chimico. Questa via è per chi vuole trasformare la coltivazione in una scienza ben precisa e al minor costo. La strada è il Master Blend 4, 18, 38. Qui sei tu il cuoco. All'inizio aumenti il nitrato di calcio per spingere l'azoto e la crescita. Poi cambi le proporzioni per dare una botta di fosforo e potassio. Costa pochissimi centesimi a irrigazione, ma richiede un bilancino di precisione e un misuratore EC. Logicamente dovrete essere precisi come dei chirurghi. 1 grammo di troppo e la vostra pianta preferita diventerà un ricordo. Personalmente scelgo la via della semplicità e del benessere. Per me la combinazione vincente è humus di lombrico o stallatico pellettato, il tutto mescolato al terreno, e un buon fertilizzante organico liquido durante la fioritura e soltanto per integrazione. Perché l'humus è l'oro nero, è pieno di vita, non brucerà mai le radici e crea un sistema immunitario che protegge la pianta dai parassiti. È la scelta più ecologica ed è quella che regala ai tuoi peperoncini un gusto e una piccantezza che i nutrienti chimici non potranno mai replicare. È come la differenza tra un pomodoro dell'orto di nonno e uno idroponico acquistato al supermercato a gennaio. La struttura e gli aromi cambiano completamente. Inoltre tengo sempre un piccolo flaccone di Chili Focus nel kit di emergenza. Questo è un prodotto organo minerale, il perfetto ibrido. La sua componente minerale risolve le carenze immediatamente, mentre gli estratti di alghe e gli acidi umici agiscono come biostimolanti per aiutare la pianta a superare lo stress. È come dare un energy drink vitaminico a una pianta in difficoltà. La scossa del minerale la sveglia subito. La parte organica la ripara e la protegge. Nel kit d'emergenza non deve mai mancare. E ricordatevi una cosa, non esiste il fertilizzante perfetto. Le polveri minerali sono green dal punto di vista del trasporto, ma hanno un pessimo impatto ambientale. Al contrario, gli organici sono green dalla nascita, ma hanno un pessimo impatto a causa del trasporto. La soluzione è utilizzare un buon mix, un terriccio con una base organica solida. È il compromesso migliore. Riciclate gli scarti e riducete al minimo l'utilizzo di fertilizzanti liquidi. Meno flacconi, meno polveri e la natura vi ringrazierà. Ricordate che fertilizzare non è sempre un bene. Il rischio numero 1 è l'overfertilizzazione. Troppi sali nel terreno bloccano le radici e la tua pianta morirà di sete anche se il terriccio è zuppo. Il segnale? Le foglie diventano verde scuro, le punte diventano marroni e si arricciano come degli artigli. Un altro rischio è la carenza di calcio, che causa il famoso marciume apicale. Se vedi delle macchie marroni sul fondo del peperoncino, non serve più fertilizzare, serve un integratore specifico. Ricorda, meno è meglio. È molto più facile recuperare una pianta affamata che una pianta bruciata da troppo fertilizzante. Bene, adesso sapete che l'organico è un investimento nel tempo. Il minerale è un boost istantaneo. Sapete che chi più, chi meno hanno tutti un impatto ambientale. Sapete che il marketing proverà a fregarvi in continuazione e sapete qual è il mio metodo segreto. La domanda è: che tipo di coltivatore vuoi essere? Ti piace quello che faccio? Sostienimi su Patreon e diventa parte attiva della mia ricerca infinita sui peperoncini. Unisciti al mio gruppo VIP Telegram. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!